La morte e la dea. Come inquadrare la morte all'interno della spiritualità della dea? Lascio per la parte finale del video l'immagine di chiusura che risponde perfettamente a questa domanda. Un amico mi fa una domanda molto importante che vado a leggere. Appena muore un familiare o succede qualcosa di brutto, come rispondi tu? In un contesto di dea immanente, quando muore un genitore, cosa dici? Perché questo bosco, l'ammasso delle Pleiadi o questa caffettiera permettono il male? In altre parole, la dea, nella teosofia, è una coscienza intesa come soggetto agente, volontà, eccetera? Non posso fare il nome su sua richiesta, anche se vorrei tanto, per i modi squisiti che ha questo amico, che spesso mi scrive anche per esprimere i suoi dubbi e il suo disaccordo senza mai essere offensivo o in una posizione di attacco, cosa veramente assai rara oggigiorno. Questo è un argomento veramente complesso. E diciamo che ho avuto modo di praticare quello che vado a predicare perché da almeno un anno, ma in realtà un po' di più a questa parte, purtroppo nella mia vita si sono succeduti una serie di lutti uno dietro l'altro. E sono ancora in un periodo di lutto ed è il motivo per cui qualcuno avrà notato i miei rallentamenti nel rispondere alle vostre domande o nel pubblicare nella pagina, perché questo periodo per me è come un lutto dovrebbe essere, è tosto, è difficile e porta a galla tante cose. Quindi quello che io adesso vado a dire non lo dico da una posizione diciamo di astrazione, ma proprio di coniugare la vita vissuta con il principio teorico, o quantomeno faccio del mio meglio. L'argomento è complesso perché partiamo nella teosofia, nella spiritualità della dea, da basi completamente differenti da quelle a cui siamo abituati. Ad esempio, il nostro amico abbina la morte al male. Perché la dea vorrebbe il male? Esiste una coscienza che vuole il male? Io devo fare ancora dei passi prima, molto prima, per dire che nella spiritualità della dea non c'è questa idea di personificazione del male e di conseguenza la morte non è come nel pensiero cristiano, che è considerata l'ultima nemica da sconfiggere, ma è vista in un continuum, in una circolarità che ingloba tutti i fenomeni dell'esistenza, quindi la vita ma anche la morte. Quindi non è sbagliato dire che la morte è uno degli aspetti della dea. Capiamo già subito così che se la morte è uno dei volti della dea, viene difficile considerare la morte come il male. Questo non significa che sia un evento piacevole e qui bisogna quindi imparare a fare un'altra distinzione, scindere il concetto di bello, brutto, piacevole, spiacevole, duro da affrontare o facilmente affrontabile da bene e male. Una cosa a cui non siamo culturalmente abituati, dove le cose spesso coincidono. Male è ciò che ci fa star male e bene è ciò che ci fa star bene. Nella spiritualità della dea è molto più complesso di così. E questa è la prima divisione da fare per comprendere. Poi ce n'è un'altra fondamentale che riguarda le cause della morte. Non è come in parte delle correnti New Age, dove tutto ciò che accade è una scelta prima di incarnarsi della persona, anche quando questo è un atto dovuto a incuria. Penso ad esempio a quello che si diceva dopo la caduta del Ponte Morandi, ma potremmo fare tanti esempi di questo tipo, perché nella spiritualità della dea l'azione umana si carica di responsabilità, abilità di rispondere a ciò che la vita ci porta davanti, ai nodi e alle nostre ferite. Quindi per un esempio banale, gli esempi banali servono a capire meglio. Se io ora mi giro nei 5 minuti e con un coltello ti accoltello perché sono nervosa, questa non è la tua scelta prima di incarnarti e non è neanche la dea, punto. Questa è comunque un'azione della mia
responsabilità e della mia incapacità di rispondere all'impulso che sento. E che invece un qualcosa che si cerca tramite quasi tutti i sentieri spirituali seri. Noi cerchiamo di dare delle risposte anche alle parti in ombra di noi, cerchiamo di conoscerle e cerchiamo di integrarle in maniera tale che non siano loro ad agire al posto nostro, ma che ci sia un'azione responsabile, capacità di rispondere in maniera adeguata a qualcosa. E questo scinde quindi il processo della morte in sé, che resta comunque dea, qualsiasi sia la causa, e la causa che invece non è una volontà per forza di un essere trascendente che sta lontano. Ed è un'altra cosa che è difficile da comprendere se non si pone l'accento su questi distinguo. Se una coscienza c'è, questa coscienza è assolutamente e sicuramente molto diversa da quella che abbiamo imparato a percepire tramite una spiritualità basata su Dio Padre, direi le religioni monoteiste, dove comunque un essere trascendente, lontano dal creato, ha una coscienza, un'onnipotenza e la capacità di intervenire su tutto. Non è così nell'immagine della dea, non può essere così proprio perché parte da altri presupposti. Il primis non essere un essere trascendente. Scusate il gioco di parole. C'è anche il discorso del funzionamento delle leggi della materia, spicce, comprese anche gli orrori genetici. E questa cosa risponde al principio della dea come l'intera creazione. Ok? Noi dobbiamo un po' imparare a ragionare in modo diverso. Una cosa che dobbiamo ripeterci è: spiritualità della dea, filosofia della dea significa imparare un'altra mentalità. In questa altra mentalità sta anche il non spingere via ciò che è materia come opposizione rispetto a spirito. Quindi tutto ciò che è in moto, il funzionamento delle leggi di materia è creazione che si fa e si disfa di continuo, quindi è la dea. E in questo processo sta assolutamente anche la morte, con tutta la portata di emozioni difficili. E quindi anche queste emozioni difficili sono la dea? Sì. Ed è uno dei motivi per cui propongo di non separare le emozioni categorizzandole come positive e negative. Dobbiamo ricordare questo porre su una linea retta due estremi, uno abbinato al bene e uno abbinato al male, appartiene a un altro tipo di mentalità, che è la stessa mentalità che organizza la concezione di vita e di morte. La linearità nel percorso della dea rischia di confonderci, di portarci fuori strada. È un ciclo, una spirale, ed è per questo che non si può limitare l'idea della dea alla fertilità, che è soltanto uno degli aspetti ed è un manifestarsi di abbondanza nella vita se l'essere umano agisce in equilibrio. E semmai è qui che interviene una lettura che pone la questione del discernimento e quindi anche di cosa è buono e cosa no, ma in una terminologia che parla di equilibrio e disequilibrio piuttosto che di bene e di male. Sembra una sottigliezza, ma nella pratica, perché ricordiamo la teosofia non rimane all'astrazione mentale, nella pratica questa diversa concezione cambia radicalmente il modo in cui si produce realtà, perché si legge anche la realtà in un modo differente. Potremmo dire che in ottica teosofica o della spiritualità della dea la morte non è che l'ultima iniziazione. In una cultura, la nostra, che ha smarrito per strada l'iniziazione, si fa forse anche fatica a pensarla in questo modo. L'iniziazione ha delle costanti che sono state più o meno teorizzate da vari autori. Di certo il tema della morte ritorna in che modo? Ritorna con le emozioni, ecco che ritorniamo a questo tema, le emozioni difficili, il non sapere, l'angoscia, la paura, sono tutte cose umane.
La spiritualità della dea rientra nel macro insieme della spiritualità radicata. Non cerchiamo di scoraggiare queste cose imponendo un modello astratto di essere umano coi superpoteri, per cui ne ho sentite tante: davanti alla morte non devi piangere perché se piangi non faciliti il trapasso del tuo caro, eccetera, eccetera. Non dobbiamo avere paura e tutte queste cose qua. Possiamo dircele finché vogliamo, ma la verità è che, diceva Nakia, un nativo Lakota che ho avuto il piacere di conoscere ormai 20 anni fa, che soltanto i folli non temono la morte. E questa sua frase, in quel momento della mia vita dove la New Age aveva ancora un po' di presa su di me, dove anch'io esibivo, diciamo, questa idea del non temere la morte, che sarebbe stata la liberazione dal peso del corpo, mi colpì. Mi ha colpito e quel turbamento però non l'ho rifiutato, l'ho approfondito e ci ho messo qualche anno per arrivare poi a questo tipo di concezione che sto presentando adesso. La paura verso ciò che non si sa è un'emozione umana e fa parte di questo pacchetto. In tutte le iniziazioni l'iniziata o l'iniziato non sa cosa esattamente l'aspetta la sua cerimonia iniziatica. È assolutamente parte di questo passaggio, così come lo è per una partoriente che non ha ancora partorito, anche se tutti i parti sono diversi, quindi vale anche per i secondi, terzi, quarti, eccetera, figli. Ed ecco perché anche il parto può essere un'iniziazione. Ci sono delle emozioni che ritornano. Il concetto della non preparazione, tu non sai esattamente cosa ti succede e chi è già iniziato non te lo viene a dire, così come chi è già passato oltre non ti viene a spiegare che cosa è in realtà quello che ti capiterà. Ci sono varie teorie, ci sono varie credenze e la teosofia non impone cosa tu debba credere che ci sia al di là. Ci sono delle suggestioni, ci sono delle teorie più o meno in linea con i principi della dea, ma non c'è un'imposizione sul credere che cosa capiti dopo. Quello che però resta è la dimensione umana. Quindi siamo spaventate, siamo spaventati, proviamo dolore e quindi piangiamo. E tutto questo è, piuttosto che essere rifiutato, è qualcosa che viene rimesso nella dimensione della circolarità e dotato di nuovo significato. Capiamo la differenza. Quindi al posto di categorizzare tutte le emozioni, quelle scomode come male, qua siamo sul dare un nuovo significato, che è quello poi che ci aiuta anche ad affrontarle con più o meno difficoltà, perché in questo momento io, per le mie ragioni personali, sono ancora veramente dentro le difficoltà del lutto. E allo stesso tempo, proprio per questo nuovo significato dell'azione umana che ha responsabilità, non vuol dire nemmeno il relativismo più assoluto, cioè che tutto ciò che succede come causa di morte sia dea o destino. Non è così. E quindi l'importanza della responsabilità e del discernimento in questo percorso è vitale, vitale. Ed è proprio questa azione, in equilibrio o disequilibrio, in grado o meno di generare più felicità possibile per i membri della propria cultura, è quello che un po' fa la differenza. Quindi possiamo dire che dea e morte perché? L'immagine di cui parlavo all'inizio è questa. Dal ventre della dea proveniamo, attraversiamo il cancello tra i mondi, è questo il significato del triangolo pubico, non pornografia preistorica, non soltanto sessualità, anche, attenzione, non pensiamo in maniera duale o positiva, anche quello, ma non basta. Il cancello tra i mondi significa lo attraversiamo quando veniamo alla vita e lo riattraversiamo in un movimento circolare quando la nostra esperienza terrena si conclude, per andare nuovamente all'interno del vuoto del suo grembo, all'interno però del quale accadono le trasformazioni.
Puoi seguirmi sui social, su Facebook, su Instagram e su YouTube. Iscriviti al canale, attiva la campanellina, così puoi rimanere aggiornato sul canale di Tia Sofia di Spiritualità Radicata. Lady, I hear your voice calling me through the mirror.